In questa serie abbiamo visto le basi del trading, abbiamo visto come nasce un'idea, come nasce una strategia e oggi ragazzi facciamo un passo avanti ancora e vediamo come trasformare la specifica tecnica, quindi la strategia che ci siamo scritti, in un expert advisor. Buongiorno a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo video conclusivo di questa miniserie, questo mini corso gratuito che ho pubblicato su YouTube. Vi ho portato da imparare la base, le minime basi del trading e capire come poi portare un'idea a una strategia. Oggi facciamo il passo avanti e vi regalerò a fine video l'expert advisor che andremo a creare insieme. Chi si è perso gli altri video può tranquillamente riguardarseli e lascerò tutti i link in descrizione e andiamo al PC che iniziamo. Ed eccoci qua ragazzi, come sempre ho creato un piccolo PowerPoint che ci segue passo passo, dove ho scritto tutto quello che deve essere la strategia. Quindi in questo ultimo episodio di programmazione creeremo insieme questo expert advisor. Come dicevo nei precedenti video, ci sono vari tipi di strategia e quella che a me piace di più in generale è una strategia trend following. Quindi l'expert che andremo a creare oggi è un expert trend following. Che cosa andrà ad utilizzare? Andrà ad utilizzare le medie mobili più il Williams Percent Range e la price action. Chiaramente questo è un expert didattico, è un expert che non promette risultati. Ragazzi, io non prometterò mai e garantirò risultati. Questo è un must. Questo è un expert che appunto è didattico e servirà solo a capire qual è il modo corretto, la metodologia corretta per andare a crearne uno. Quindi andiamo avanti e vediamo qual è il contesto della strategia. Innanzitutto per dei expert advisor, per le strategie trend following, noi dovremo utilizzare degli asset che di base seguono il trend, degli asset che sono abbastanza puliti, degli asset che sono direzionali. Quindi USD Japanese Yen è uno di quelli ed è uno di quelli che preferisco perché rimane molto pulito ed è appunto direzionale. Time frame che utilizzeremo H1 o H2, poi vedremo quale potrebbe essere il migliore, ma questo perché potenzialmente time frame orari sono meno sporchi di time frame a minuti, quindi sono più puliti ed è un mercato direzionale. Quindi andiamo a vedere successivamente qual è il ruolo delle medie mobili. Metteremo due EMA che servono per dire all'expert che il trend è rialzista, quindi il prezzo sarà sopra entrambe incrociate a rialzo con il prezzo sopra. Stessa cosa per il trend ribassista, prezzo sotto e medie mobili incrociate a ribasso. Andiamo a vedere al volo perché potenzialmente dico che se le medie sono incrociate a rialzo o a ribasso possono definire il trend. È molto semplice e lo vediamo proprio graficamente, lo vediamo con i nostri occhi. Vado ad aggiungere le medie e a modificare. Metteremo una a 200 e una a 50. Quindi qual è il discorso? Che sostanzialmente a noi interessa seguire queste fasi di mercato. Come vedete, le due medie sono incrociate al rialzo, il prezzo è sopra e di conseguenza il trend si può definire comunque long. Stessa cosa, se il prezzo è sotto, le medie sono incrociate al ribasso, si può definire short. Come vedete, potenzialmente, ha senso utilizzarle come filtro di direzione, ok? Quindi torniamo a noi. Il ruolo delle medie è esattamente questo qua. Cos'è il Williams Percent? È un indicatore di momentum che oscilla tra valori da 0 a meno 100 e misura eccessi di prezzo. Che cosa noi ci interessa utilizzarlo? Lo vediamo graficamente. Innanzitutto l'uso corretto del Williams Percent è che il Williams non anticipa il mercato, ma ci può utilizzare solo come timing ed è chiaramente da utilizzare in trend. Quindi andiamo a vedere il Williams Percent che funzioni ha, quindi bisogna togliere le medie ed aggiungere l'indicatore. Come potete vedere, il Williams Percent
oscilla tra prezzi di ipercomprato come qua e ipervenduto. Quindi perché lo andiamo ad unire alle medie mobili? Semplicemente perché nel momento in cui io ho due medie mobili incrociate a ribasso, adesso ne ho solo una, ed ho comunque William% che è in ipercomprato, significa che può essere potenzialmente un buon punto di accesso per uno short, perché ho il prezzo che ha ritracciato, quindi diciamo è verso la zona insomma rialzista, è leggermente long, ritraccia dal trend ribassista come vedete, e però il trend principale è ribassista, di conseguenza ci può dare un prezzo medio di ingresso molto buono, valido, di conseguenza è interessante a quel punto aprire una posizione short. Quindi come vedete abbiamo William che sta in zona di ipercomprato, abbiamo le medie mobili o il trend che è ribassista, di conseguenza uno short qua può essere molto sensato, ed è proprio per questo che l'idea è quella di seguire il trend following avendo un buon posizionamento di ingresso. Quindi la zona operativa, come ho già detto, è sull'ipervenduto meno 80 o ipercomprato meno 20, come abbiamo visto di qua. Come vedete qua abbiamo un meno 20 e qua abbiamo un meno 80, e di conseguenza qua è ipercomprato e qua è ipervenduto. Ok? Molto semplice, appunto ci può essere molto comodo. E di price action che cosa aggiungiamo? Aggiungiamo che mentre abbiamo queste condizioni, una candela bullish, il engulfing o bearish, ci chiude sopra il massimo precedente o sotto il minimo e ci dà una conferma di ingresso. Quindi la logica completa che cosa prevede? Prevede un trend rialzista, un William% in ipervenduto e un engulfing bullish. Quindi torniamo sul grafico, ci prevede per un buy, no? Un trend rialzista come qua, come potete vedere questo è rialzista, una zona di ipervenduto mentre il trend è rialzista e un engulfing. Quindi prendiamo questa zona qua che è solo un esempio, abbiamo un trend rialzista come abbiamo visto in macro, una zona di ipervenduto e un engulfing. Cos'è un engulfing? Un engulfing è una candela che esattamente con questa potenza e con questo corpo ci chiude al di sopra, ci mangia tutta la candela precedente e ci chiude sopra il massimo. Ed ecco qua che questo è un buon ingresso per il long. Come potete vedere il trend prosegue con il suo rialzo e ci potenzialmente prende il take profit, quindi ha molto senso unire queste idee, questo approccio per creare un expert advisor. Quindi trend ribassista, le EMA definisco il trend ribassista, le EMA sono exponential moving average, quindi sono queste medie mobili, il Williams in ipercomprato e un engulfing bearish, di conseguenza entriamo sell, ok? Come dicevo, stop loss e take profit devono essere impostati, saperlo sempre prima, di conseguenza abbiamo stop loss fisso in percentuale, take profit fisso in percentuale, rischio minimo 1-2, tutto configurabile. Andiamo avanti, gestione del rischio, un rischio percentuale per ogni trade, devo sapere quanto vado a rischiare su ogni trade, niente lotti fissi e coerenza nel tempo, perché ogni rischio che imposto fisso su ogni trade è quello, rimane quello sempre. Kill switch, importante ma non essenziale, max perdita giornaliera che mi va a stoppare in automatico l'expert advisor e mi offre una frazione del capitale. Ripeto, come sempre è un expert didattico, un expert che può aver senso ma serve a capire il processo, non è una promessa di profitto e lo regalo per studio. Ognuno poi può utilizzarlo come vuole, ma chiaramente ne manca di tutta la fase di testing corretta. Perfetto, quindi ho fatto vedere il PowerPoint, adesso vi faccio vedere, vediamo insieme la specifica tecnica che è quella del precedente video, dove faccio vedere punto per punto che deve essere compilato per creare una strategia. Andiamo a vedere. Quindi informazioni generali, strategia, trend, following, EMA più Williams più engulfing, mercato Forex su USD Japanese Yen, ma chiaramente può essere testato su anche altri asset, bisogna vedere tipo di strategia, trend following.
Contesto: l'EA è autorizzato su USD Japanese Yen, in questo caso tutti i giorni, lunedì, venerdì, sessione europea e americana non c'è problema, l'importante è quando mi capita insomma quella condizione, l'expert mi va a comprare o vendere. Condizione: struttura diventa interessante. E quale struttura presente? Trend rialzista definito. Quali livelli devono essere definiti? Prezzo sopra entrambe le medie mobili esponenziali, quindi EMA veloce e lente con pendenza positiva o negativa. Ok? Quali criteri rendono una condizione? Operazioni long e short. William % in ipervenduto, William % in ipercomprato. Ancora non si entra, ma si sta preparando tutto il contesto. Qual è il trigger? Quello che mi fa entrare a mercato? L'evento preciso è il rientro di William dalla zona di ipervenduto comprato con una formazione di una candela bearish engulfing o bullish. Bearish o bullish, quindi direzione long e short. Stop loss e take profit impostati fissi in percentuale, dove il take profit, dove il rapporto rischio-rendimento deve essere minimo 1:2, configurabile sempre ovviamente. Gestione del rischio per trade, rischio percentuale configurabile 0,5-1%. Capitale di riferimento, il balance ovviamente massimo 1-2 trade giornalieri. Ragazzi, vado veloce perché è ciò che ho appena detto, ma vi faccio solo vedere come ho compilato il foglio della specifica. Key switch: l'EA deve smettere di operare se una massima perdita giornaliera è configurabile al 2%, ma se comunque si raggiunge, il key switch protegge il conto e ferma l'expert per quel giorno. Note finali: limitazioni, strategia valida ai mercati direzionali, ovviamente non è adatta a fasi laterali prolungate, mi va a prendere stop se il mercato non è in trend. Condizioni sfavorevoli, appunto, bassa volatilità e lunghi periodi di range. Questa strategia e l'EA sono esclusivamente didattici, servono a comprendere il processo di costruzione di un sistema automatico, non a promettere risultati economici. Mi raccomando, lo dico sempre. Adesso andiamo sul programma che io utilizzo per programmarli. Ho già creato tutte quante le impostazioni, ve lo spiego velocemente, poi andiamo sulla piattaforma e vediamo quali sono i risultati di questa strategia a lungo termine. Chiaramente ho creato tutte le costanti, il nome dell'expert, il rischio percentuale, stop loss, take profit, i settings degli indicatori, l'MA lenta, l'MA veloce, l'ipercomprato e l'ipervenduto del William % e il key switch che mi cut loss, mi taglia le perdite se raggiungo il 2%. Ok? Qui abbiamo questo programma che utilizzo, è un programma molto comodo, è un programma che funziona a blocchi e mi fa fare sostanzialmente tutto ciò che io voglio programmare. In questo caso questo expert è molto semplice in termini di programmazione e partiamo da una condizione di non posizione, poi abbiamo la media mobile lenta che è sotto quella veloce, William % che è in ipervenduto, l'engulfing buy che ci interessa, una candela appunto bull che fa l'engulfing e di conseguenza una volta noi andiamo a comprare con rischio e take profit impostato in percentuale. Per il sell stessa identica cosa, abbiamo una media mobile lenta che è maggiore della media mobile veloce, quindi abbiamo una media mobile veloce a ribasso, William % lo troviamo in iper comprato, un engulfing sell, quindi una bear candle, una volta andiamo a vendere. E qui abbiamo il nostro cut loss dove in percentuale ci check il profit e ci chiude le posizioni se raggiungiamo tale perdita. Adesso andiamo sulla piattaforma e vediamo quali sono i risultati di questa strategia. Abbiamo, ragazzi, come vi ho già detto, la strategia è media mobile più William %. Io questo set file ve lo regalerò insieme, lo lascerò nel link in descrizione. Testiamo sostanzialmente dal 2016 ad oggi, vediamo questa strategia quali sono i risultati che ci va insomma a dare. Mettiamo quindi, questo è il nome strategia, general settings, queste sono le impostazioni che abbiamo visto sulla piattaforma di programmazione, quindi stop loss 1%, take profit 2, quindi rischio rendimento 1:2, media mobile lenta, media mobile veloce e l'ipercomprato e l'ipervenduto
ok? Andiamo a mettere true sul key switch, di conseguenza se raggiungiamo tale perdita ci va a chiudere la posizione, ma non succede perché apre raramente più di una posizione al giorno, essendo che sono condizioni che non si verificheranno molto spesso. Andiamo a vedere con H2 e vediamo qual è il risultato. Iniziamo il testing. Anzi, prima di tutto voglio farvi vedere la modalità visiva, così che vedete come automaticamente ci va ad aprire e chiudere le posizioni. Come vedete abbiamo il William Percent ed abbiamo le medie mobili, quindi vediamo un attimo come si comporterà il prezzo. Vediamo un po'. Ecco qua. Allora, come ci siamo ritrovati? Trend altamente ribassista. Andiamo a zoomare. Trend ribassista. Ci siamo ritrovati una zona di ipercomprato, come vedete, del William Percent e un engulfing. Quindi questa candela che ci va a mangiare e chiudere sotto la precedente. Di conseguenza nella candela successiva ci va a vendere. Vediamo un attimo cosa fa il prezzo. In questo caso continua la sua discesa, ma non è arrivato ancora a target. In questo caso ci prende lo stop, ma come potete ben vedere ha quasi sfiorato il take profit. Ma questo è il trading, ragazzi, non possiamo prevedere precisamente quando invertirà, ok? Quindi come vedete ci funziona esattamente come volevamo. In questo caso aveva le medie mobili incrociate al rialzo, ancora non erano incrociate al ribasso, era una zona qua, ha fatto l'engulfing, ma ci è andata male anche in questo caso, quindi lui aprirà le posizioni sempre. Perfetto. In questo caso invece è andata bene, ha preso il take profit e ci ha recuperato quasi per intero le perdite, perché se abbiamo preso 2 stop e un take profit, rapporto rischio rendimento 1:2, basta un take profit che ci recupera tutte le perdite, ok? Questo è il trading, ragazzi. Questo è un expert. Adesso ci è andato a guadagnare e ci ha anche tornato sopra la nostra equity. Abbiamo visto esattamente come lavora un expert advisor. Andiamo a vedere quali sono i suoi guadagni negli ultimi 10 anni e più. Ok, come potete vedere, alla fine un expert di questo tipo, creato in pochi minuti, ma che va insomma a ragionare nella maniera corretta, che aggiunge, unisce i puntini e mi va ad utilizzare insomma una strategia sensata, un metodo che abbia senso di essere applicato nei mercati a lungo termine, comunque ci va a fare dei guadagni. Comunque ci è andato a guadagnare 14.000 euro, 13.926, con un drawdown del 15%, con solo 126 operazioni. Non è molto, ma comunque a casa ha portato 15.000 euro e vogliamo buttarli? No, è comunque sensato, ok? Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Io in questa serie ho cercato di essere il più chiaro possibile, portare tutti gli spettatori o coloro che non conoscono minimamente il trading ad un livello di conoscenza dove possono capire cos'è il trading, come funziona e come funziona un expert advisor e il trading sistematico, e soprattutto quale è la metodologia corretta per andare a creare un expert advisor che possa aver senso e che nel lungo periodo comunque va a funzionare ed a portare qualche soldino nelle proprie tasche. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, mettete mi piace ed iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina, perché continuerò a portare sempre contenuti di livello. Detto tutto ciò, voglio farvi vedere il mio sito internet, dove trovate tranquillamente tutti gli expert advisor che io utilizzo nel mio portafoglio e che ho messo in vendita. È molto facile andare ad acquistarli, basta cliccare sul pulsante acquista che vi ridireziona nella pagina di acquisto e potete pagare con PayPal. Poi qualsiasi dubbio, qualsiasi esigenza, potete tranquillamente contattarmi sui contatti
Qua avrete sia il mio numero, sia la mia mail, che tutto il form da compilare, quindi qualsiasi informazione o richiesta, qualsiasi idea per costruire Expert che volete utilizzare, potete tranquillamente contattarmi. Oltre a tutto ciò, sto registrando un videocorso intero di programmazione che a breve insomma uscirà, quindi se vi interessa continuate a seguirmi. Grazie mille per l'attenzione e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!